Black Ops 7 è pieno di problemi e questa volta la situazione è davvero gravissima. Non sarà mai la salvezza di Call of Duty. Questo è il mio pensiero maturato dopo aver raggiunto il primo prestigio, quindi diciamo che ho giocato svariate ore. Ne capisco abbastanza di COD per poter dire queste cose e insomma adesso pian piano mettetevi comodi, andremo ad analizzare punto per punto cosa non va e cosa invece è salvabile di questo Call of Duty. Quindi lascia un like, iscriviti al canale e fammi sapere qui sotto nei commenti il tuo pensiero riguardo questo nuovo Black Ops 7. Che poi è anche sbagliato non considerarlo nuovo, perché molti dicono sì, è il continuo di Black Ops 6. Per me, raga, è un gioco quasi completamente diverso. Prima però di arrivare al vero problema vi voglio introdurre un attimino la situazione generale. Molti dicono essere il continuo, un DLC di Black Ops 6, quindi parliamo del movement. Il movement secondo me comunque è cambiato. Ok, c'è l'Omni Movement che è rimasto uguale, ovvero che puoi correre a destra, a sinistra, avanti, indietro, fare gli slide in ogni direzione. Ok, però su Black Ops 6 era molto più fluido, aveva una velocità maggiore. Secondo me come movement ci stava veramente un sacco. Su Black Ops 7 invece abbiamo una situazione completamente opposta. È molto più lento, molto più goffo, molto più macchinoso. Fare uno slide e poi sparare, c'è qualche meccanica strana che ogni tanto rallenta il tutto. Insomma, secondo me è un po' scattoso, un po' goffo. Goffo è il termine giusto. Il wall jump è utile, il wall jump non molto. Vi ho fatto vedere ieri un video in cui lo utilizzavo. Vai a darci un'occhiata, ci sono delle belle partite dove andavo ad utilizzare questa nuova meccanica. Però raga, serve realmente? No, nel senso, su questo Call of Duty vince chi è già in mira, chi è bello appostato e ti sta già mirando. Sì, il wall jump in alcune situazioni ti può salvare se devi uscire di sorpresa da un corner. Certo, in quel caso sfrutti il fattore sorpresa e è molto utile. Però grazie al time to kill ridicolo, secondo me molto diverso da quello che c'era su Black Ops 6, oltre al time to kill c'è un altro problema di cui vi parlerò dopo, rende tutto quanto un botto randomico, nel senso chi è già pronto, mirato, ti disintegra il 99% delle volte e non ti accorgi nemmeno da dove ti ha sparato perché muori istantaneamente. L'audio l'hanno migliorato, questo bisogna dirlo, sento meglio i passi, sì, quindi ti porterò anche le migliori impostazioni nei prossimi giorni. Le mappe mi piacciono quasi tutte nel complesso, ce ne sono ovviamente 2-3 che magari sono un po' più bruttine, però sono molto ben fatte secondo me, dai, sono carine, però non tutte sfruttano per esempio la nuova meccanica del wall jump. Hijacked Remastered di Black Ops 2, alcuni punti non sono raggiungibili da questo wall jump e quindi quella meccanica che poteva un attimino essere utilizzata contro i camper si è rivelata totalmente inutile. Ora parliamo delle aim assist. So che stai godendo, se sei un MKaro, uno che gioca da mouse e tastiera, sicuramente starai godendo di questa cosa. Sì, l'aim assist è stato depotenziato un sacco, infatti ho trovato un sacco di difficoltà, ma secondo me comunque non è un grosso problema, perché comunque la mia mira è abbastanza buona. Certo, smiro molto di più, però la mia mira è rimasta nel complesso complessivamente molto buona. Quindi sì, possiamo dire che quanto sto per dirvi, quanto vi andrò a dire, sì, potrebbe centrare un po' l'aim assist, il discorso aim assist, ma secondo me non è il punto focale. Il lancio di questo nuovo Call of Duty Black Ops 7 mi ha riportato alla mente quanto è successo con Black Ops Cold War. Cosa saranno passati 3-4 anni fa, ok? Giocai la beta e ne rimasi super colpito. Mi è piaciuta un sacco, mi ero divertito, avevo fatto bellissime partite, ero super in hype. Al momento in cui hanno rilasciato la versione completa, il gioco definitivo mi ha fatto schifo. Ma schifo non tanto esteticamente, non tanto per le armi, ma proprio per un discorso gunfight, ovvero gunfight 100% randomici. Secondo me all'inizio, e dopo forse è migliorata questa situazione, inizialmente tutti i gunfight erano randomici, entravi nello scontro e non sapevi mai se saresti riuscito a portartelo a casa oppure no, pur avendo una miglior mira, pur avendo fatto magari un movement, uno slide fatto bene. Insomma, secondo me c'era qualcosa che rendeva macchinoso il tutto e che non dava giustizia nei gunfight. La stessa cosa per me è successa con Black Ops 7. Giocai la beta qualche mese fa e ne rimasi super colpito. Ora raga, il gioco completo non lo sento mio, non riesco a capire come funzionino i gunfight. A volte sparo prima, sparo perfettamente al petto, in testa e il nemico non va giù e magari mi ha sparato ai piedi e mi distrugge. Altre volte invece spari nemmeno mirando il nemico e lo uccidi. Per me raga c'è o qualche problema nei server di desync, non lo so, oppure sono diventato scarso nel giro di 2 giorni, perché ho giocato Black Ops 6 qualche settimana prima dell'uscita di Black Ops 7 proprio per allenarmi e vi giuro raga, il livello di confidence che avevo, affrontavo i gunfight sapendo di vincerli tutti a momenti. Adesso sto un pochino ingigantendo la cosa, ma vi giuro ero un sacco sicuro di quello che facevo, la slide molto più fluida. Ecco perché, cioè, secondo me Black Ops 6, parlando solo di movement, era molto meglio rispetto a Black Ops 7.
incredibile, è molto più fluido. Cioè, era veramente fatto bene come movement. E anche a livello di gunfight, time to kill, perfetto secondo me. Insomma, raga, secondo me abbiamo fatto un passo indietro con questo Black Ops 7. Su Black Ops 6, secondo me, ci si divertiva molto di più. Ovviamente potreste non essere tutti d'accordo, ma non avrei fatto questo video. Se tutti avessero la mia idea, non servirebbe nemmeno che la dicessi, no? Quindi fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi. Quindi quello che è successo, ragazzi, in questo Black Ops 7 è che sono tornato indietro un sacco di abilità che mi faccio distruggere da tutti e secondo me è diventato un gioco estremamente randomico. Certo, c'è sempre chi è un po' più forte rispetto agli altri, però per me rimane un gioco randomico, molto molto messo lì a caso, tutto quanto a caso, fatto per permettere a tutti un pochino di killare. Un altro grosso problema è che secondo me, ad esempio, usare le mitragliette non ha senso. Perché dovrei usare una mitraglietta quando ci sono i fucili d'assalto che hanno la stessa velocità, la stessa entrata in mira e sono molto più precisi? Ho provato l'MSMC, ho provato il Cordite, che adesso si chiamano tutti quanti in modi diversi. Fanno schifo, raga, cioè fanno tutte schifo tranne una mitraglietta è buona su 5-6 che ci sono. Tutto il resto, raga, usate i fucili d'assalto come vi sto facendo vedere in questo video. Raga, fucili d'assalto 100 volte meglio. Insomma, ogni partita va a sé. Una partita sembra che i tuoi colpi entrino perfetti, in un'altra partita i tuoi colpi fanno schifo. Io veramente quest'anno sono molto deluso da Call of Duty e vi giuro avevo un'aspettativa assurda, l'avrete capito anche dai video precedenti e da tutto quanto. Ho sempre parlato bene di Black Ops 7 e SBMM. Volevi arrivare a questo punto? SBMM l'hanno tolto? No, non l'hanno tolto, raga. E se voi vi andate a vedere i post c'era scritto che appunto l'SBMM sarebbe stato simile a quello che abbiamo provato sulla beta, ma quel simile o comunque un termine che in italiano potrebbe tradursi come appunto simile, può essere interpretato in un modo o in un altro. Quindi per me, raga, non c'è differenza. L'SBMM c'è, oppure sono tutti diventati dei demoni, cosa che è molto probabile. Però, raga, per me la situazione è molto grave e non mi sta facendo impazzire questo gioco. Ovviamente, raga, adesso io continuerò a giocarci, mi impegnerò. Questo non è un video lamentela, non sto piangendo, perché tanto tra un po' di settimane sarò il campione del mondo, vi porterò le migliori impostazioni. Raga, vi prometto che questa cosa non mi fermerà, anzi mi spingerà ancora di più a ricercare le migliori impostazioni e a migliorarmi per essere al top. E questa è la giusta mentalità che devi avere anche te, non buttarti giù alla prima difficoltà. Non ti preoccupare che comunque porterò le migliori impostazioni qui su YouTube, quindi mi raccomando, like, commentino, iscriviti al canale per non perderti i futuri aggiornamenti. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di tutti questi discorsi e noi ci becchiamo alla prossima. Bella boys. Però guardate qua, il cappellino. Guarda, one shot. guarda qua il bollacchino.